Salve a tutti e benvenuti in questo nuovo video dell'Angolo del Mecha. Oggi parleremo di altri Mobile Suit federali del progetto V e non. Cominciamo quindi con il secondo Mobile Suit del progetto V, il modello RX-77-2 Gun Cannon. Anche questo è un prototipo e anche questo verrà pilotato da un solo pilota all'interno della serie Gundam, ossia Takai Shiden. Inoltre condivide molte caratteristiche già viste nel Gundam che abbiamo analizzato nel video precedente, di cui vi lasciamo il link in descrizione. Anche il Gun Cannon è infatti protetto da una corazza in titanio lunare come quella del Gundam, e anche il Gun Cannon ha il cosiddetto Core Block System, ossia è componibile ed ha il Core Fighter che si può trasformare nella cabina di pilotaggio del Mobile Suit. Sempre come il Gundam, anche il Gun Cannon è equipaggiato con dei cannoncini Vulcan posti sulle tempie che gli permettono di fronteggiare attacchi provenienti da piccoli velivoli. Tuttavia il Gun Cannon è inizialmente pensato come arma da supporto per il Gundam, quindi non è equipaggiato con armi per il combattimento corpo a corpo e inizialmente non è neanche stato pensato con un fucile a raggi. Almeno inizialmente infatti il Gun Cannon è equipaggiato con mitragliatrici da 100 mm, in grado di avere più tipi di proiettili, alcuni dei quali magari più perforanti, mentre altri più esplosivi. Tuttavia l'arma più utilizzata dal Gun Cannon durante la serie sono i suoi due cannoni da 240 mm posti sulle sue spalle. Questi sono adatti a un combattimento a un medio lungo raggio e permettono al Gun Cannon di fare fuoco supportando il Gundam senza doversi esporre in prima linea. Veniamo ora all'ultimo Mobile Suit del progetto V, il modello RX-75-4 Guntank. Questo modello è molto particolare perché non è un Mobile Suit a tutti gli effetti, infatti non ha una forma completamente antropomorfa, bensì sembra piuttosto un ibrido tra un Mobile Suit e un carro armato. Esso fu inizialmente concepito ad uso esclusivamente terrestre, quindi doveva essere una sorta di potenziamento dei carri armati federali. Tuttavia questo prototipo, pilotato da Yato Kobayashi e da Ryu Hosei, avrà poco successo, soprattutto a causa della sua scarsa manovrabilità, dovuta all'utilizzo dei suoi cingoli, e al fatto che non è equipaggiato con armi a raggio, e quindi nei combattimenti contro i Mobile Suit è estremamente poco efficace. Il suo utilizzo lo troverà soprattutto come mezzo di supporto con colpi dalla lunga distanza grazie ai suoi cannoni ad ampia gittata da 120 mm. Per il combattimento a corto raggio il Guntank è equipaggiato solo con alcuni lanciamissili situati al posto delle mani. È infatti da sottolineare che il Guntank è l'unico Mobile Suit del progetto V a non avere le mani prensili e quindi a non poter impugnare altre armi. Ad ogni modo questi lanciamissili risultano poco precisi per poter danneggiare un Mobile Suit ad alta mobilità e risultano quindi adatti solamente come contraerea. Con questo abbiamo concluso i Mobile Suit del progetto V, ossia i prototipi, e possiamo andare ad analizzare invece quelle che sono le armi distribuite in massa dalla federazione. Allo scoppio della guerra, la federazione non possedeva Mobile Suit, mentre invece il Principato di Zion sì. Per colmare il divario, la federazione pensò di potenziare delle capsule spaziali e trasformarle in armi da guerra, le cosiddette RB-79 Ball. Per farlo la federazione le rinforzò con una corazza più spessa e le armò con un cannone a basso rinculo da 180 mm. L'obiettivo era ovviamente quello di puntare sul numero e sull'agilità per sopraffare le forze di Zion. Questa cosa ebbe un effetto limitato in realtà. Nella serie infatti vediamo che le Ball non riescono mai a distruggere un Mobile Suit nemico per il semplice fatto che i piloti di Zion riescono ad abbatterle con estrema facilità, sia perché la corazza non è abbastanza spessa, sia perché la loro manovrabilità non è sufficiente comunque nei combattimenti corpo a corpo. Per questo motivo, e anche perché anche nelle battaglie in cui hanno avuto successo e le Ball hanno riportato comunque molte perdite, questi mezzi sono stati ribattezzati Mobile Coffin, ossia una sorta di bare mobili. Molto più performante risultava essere invece il primo Mobile Suit federale per la produzione di massa, l'RGM-79 GM o GIM. Questa era la versione meno raffinata del Gundam, ossia si basava sul suo stesso telaio, ma aveva una corazza molto più leggera, con un titanio meno raffinato.
ma il Gym in realtà condivide molte altre cose con il Gundam, per esempio il suo scudo, o il bazooka, o altri equipaggiamenti, come anche le Beam Saber, sebbene il Gym sia equipaggiato con una sola Beam Saber, mentre il Gundam con due. Inoltre il Gym era equipaggiato con la Beam Spray Gun, una sorta di versione più economica e depotenziata del Beam Rifle del Gundam. Il vantaggio della Spray Gun è comunque quello di avere più modalità di fuoco disponibili, che vanno dal colpo singolo al colpo allargato, quindi che fa dei danni ad area, a quello invece del fuoco di soppressione. Ad ogni modo il Gym rappresenta comunque la versione commerciale del Gundam, quindi ne imita le caratteristiche di base anche se abbandona il complesso Core Block System e le depotenzia rendendole più economicamente accessibili in modo da poter essere prodotto su larga scala per tutti i piloti della federazione. Con questo siamo giunti alla fine del video, speriamo che possa esservi piaciuto e vi invitiamo a lasciare un like e un commento per farci sapere cosa ne pensate dei Mobile Suit federali presentati in questo video. Dalla prossima volta cominceremo a parlare invece delle navi spaziali e di altre armi messe in campo dalla federazione, sempre nella guerra di Un'A. Saluti e alla prossima!